ragazzi, è arrivato il gran giorno, stiamo partendo per la nostra vacanza in Normandia. Sto caricando il camper, abbiamo quasi finito. Stamattina abbiamo fatto gasolio e addirittura siamo stati quasi contenti di pagarlo 1.729 al litro, sapendo che poi troveremo prezzi decisamente più alti. In realtà a Torino, sulla strada del ritorno, grazie al consiglio dei nostri amici, abbiamo trovato un distributore a 1,699. Buon dopo lo sistemiamo negli armadieti. Beh, dopo un periodo così lungo di gran caldo e di gran siccità, finalmente sembra che stia arrivando una perturbazione. Oggi infatti l'aria è già un po' più fresca e questo magari ci consente di fare un viaggio più tranquilli. E questa sera partiremo intorno alle 18, faremo la Valsugana fino a Trento, poi l'autostrada del Brennero fino ad Innsbruck e per la notte ci sistemeremo in un'area di parcheggio sull'autostrada dopo Innsbruck. Prima però faremo due soste, una per una cena veloce e leggera. Anna Maria ha già preparato una pasta fredda e poi appena arrivati al confine con l'Austria ci fermeremo in un'area di servizio autostradale sulla Brennero-Innsbruck per prendere la vignetta autostradale. Faremo il viaggio fino al nord della Francia in tutto d'un fiato praticamente, quindi dormiremo, come dicevo poco fa, in autostrada in Austria, poi faremo una sosta notturna in Germania e arriveremo domenica sera a Bergplage, passando quindi per Austria, Germania, Lussemburgo e Belgio. Bene, ci vediamo dopo. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase. La guida ufficiale Austria Turismo raccomanda di apporre la vignetta prima di percorrere le strade e superstrade, in modo da evitare multe molto salate. Ecco, presa la vignetta, qui è il distributore in Austria, la attacchiamo qui, mentre la parte col codice a barre va tenuta in portafoglio, in borsetta. A dire il vero, avevamo anche pensato di non prendere la vignetta, perché in pratica ci è servita per soli 32 km. Infatti sull'autostrada fino ad Innsbruck Sud la vignetta non è necessaria e poi fino a Telfs si poteva anche andare per le strade normali. L'abbiamo preso ugualmente sia per velocizzare il viaggio, sia per non dover cercare poi un posto per passare la notte. Infatti avevamo programmato di fermarci per la prima sosta notturna durante il viaggio di trasferimento direttamente in autostrada nella Rastplatz, che in tedesco significa area di sosta, all'altezza di Zirl, quindi pochi chilometri prima dell'uscita di Telfs Nord. Di solito non ci fermiamo mai per la notte in autostrada, ma qui in Austria è tutto molto tranquillo e poi essendo il weekend di Ferragosto c'erano pochissimi tir che circolavano. Wherever we go, we're taking control. The future is ours now. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. And I'm feeling like I could go on forever. Fern Pass, 1210 metri sul livello del mare. Adesso scendiamo verso Rerte e poi verso Busse. It's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy. Making me crazy. Qui siamo nella regione dell'Aigau, molto bella, da passarci una settimana qua su. L'Algovia, in tedesco si pronuncia Allgäu, è una regione del Baden-Württemberg in Germania che ha una forte vocazione turistica, oltre che per gli sport invernali anche per la presenza di alcuni famosi castelli, di magnifici villaggi da sogno, di boschi, prati, piste ciclabili e di una gustosa cucina basata su prodotti locali. Insomma, non vediamo l'ora di poter trascorrere almeno una settimana da queste parti. E poi qui ci vivono dei nostri carissimi amici tedeschi che abbiamo conosciuto in campeggio al mare quando eravamo ragazzi. Per la sosta notturna del sabato la nostra scelta è cascata sull'area attrezzata al Volkingerhütte, situato nella città tedesca di Volkingen del Saarland.
giusto a metà strada tra Innsbruck e la nostra prima meta Bergplage e senza dover fare grandi deviazioni sul percorso. Avevamo trovato questa tappa su Park Fortnite, dove alcune recensioni ne parlano molto bene. Noi però, appena arrivati, volevamo scappare subito da quel posto spaventoso. Si tratta infatti di un immenso parcheggio con una zona dedicata ai camper dove si trovano 12 stalli delimitati ciascuno da una specie di gabbia metallica. Tutto intorno ci sono i resti industriali degnamente conservati di un vecchio e grandissimo centro siderurgico e che creano un'atmosfera a dir poco lugubre e desolata, perfetto per girarci un film horror. La costruzione dello stabilimento risale al 1873 e divenne presto un complesso industriale unico in Europa, garantendo tutte le fasi della produzione di ghisa e acciaio. Al culmine della produzione, durante il dopoguerra, la fabbrica impiegò fino a 17.000 lavoratori. Chiuso nel 1986, il complesso nel 1994 è stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Sono programmate visite guidate a pagamento. Al nostro arrivo si erano appena liberati 3 stalli giusti per noi e gli altri camperisti in sosta, famiglie con bambini, sembravano ben felici di stare in quel posto così terrificante. Alcuni addirittura si erano sistemati all'esterno dei camper che parevano essere lì in vacanza da diversi giorni. Così ci siamo convinti a fermarci. A dire il vero, dopo tante ore alla guida, ci avrebbe fatto piacere fare un giro a visitare il paese, ma visto il contesto così isolato, abbiamo deciso di cenare sotto al tendalino. Ne abbiamo approfittato per fare amicizia con una simpatica famiglia di camperisti tedeschi, ma di origine spagnola. Ed era meraviglioso vedere come il nostro Davide ed il loro piccolo Dario giocassero tranquillamente capendosi alla perfezione. La sosta è gratuita e sono disponibili allaccio elettrico ad €1, lo scarico VC ed il carico acqua sempre ad €1 per ciascun servizio. Abbiamo trascorso una notte tranquilla in quello strano posto dove però abbiamo preso subito confidenza ed il mattino seguente, dopo aver fatto le operazioni di camper service, siamo ripartiti per l'ultimo tratto di 520 km del nostro viaggio di trasferimento. Presa subito l'autostrada, in poco tempo siamo entrati nel piccolo Granducato di Lussemburgo e poi nel Regno del Belgio, dove ci siamo fermati per il pranzo in una grande ma accogliente area di servizio. Dopo aver macinato ancora un centinaio di chilometri, siamo finalmente entrati in Francia e proseguendo sulle belle e gratuite A2 e A21 verso le 6 del pomeriggio siamo approdati nella simpatica Bergplage sulla costa d'Opale. Definizione dovuta probabilmente ai colori opalini della sua sabbia. Arrivando avevamo 2 preoccupazioni. La prima riguardava la probabilità di riuscire a vedere bene quello per cui eravamo arrivati fino a lì, e cioè l'emozionante colonia di foche grigie insediata su quelle spiagge. La seconda preoccupazione riguardava la possibilità di trovare posto nell'area di sosta o in uno dei 2 campeggi, ma vediamo com'è andata. Ragazzi, oggi è domenica 14 agosto, domani è Ferragosto. Finalmente dopo 2 giorni e mezzo di viaggio, percorsi 1440 km, siamo arrivati all'area di sosta di Bergplage e l'area di sosta è piena! Non c'è neanche un posto per noi, siamo addirittura 3 camper, ma non c'è neanche un posto. Ci sposteremo lungo la strada, non c'è problema. Ci vediamo dopo! In effetti l'area di sosta era al completo e così anche i 2 campeggi presenti in zona. Qui siamo entrati nel camping Le Alloy per chiedere informazioni, ma niente da fare. I prezzi comunque sono di €30 per 2 persone in alta stagione.
Il problema sembrava già chiaro quando, arrivando in città, avevamo visto i parcheggi dei supermercati invasi dai camper ed anche lungo la strada che conduceva alla spiaggia erano parcheggiati decine di camper. Eppure la segnaletica era chiara: divieto di sosta ai mezzi più alti di 2,20 metri. Ora non voglio fare il falso moralista, ma quando sostiamo infrangendo le regole non ci sentiamo a nostro agio e quindi di solito evitiamo. Qui però non c'è l'alternativa: andarcene senza aver visto le foche o trasgredire come stavano facendo gli altri. È andata per la seconda. Parcheggiamo lungo la strada a circa 500 metri dalla spiaggia delle foche. Sistemato il camper, ci avviamo subito verso la spiaggia. Ma devo precisare che Berck, nota anche come Berck-sur-Mer, non è in Normandia, ma si trova nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell'Alta Francia. La città si è affermata fin dal Medioevo come porto di pescatori, poi però ha acquistato grande notorietà come centro balneare terapeutico grazie alle alte concentrazioni di iodio che qui si respira. Però la vera grande attrattiva turistica di oggi è una magnifica colonia di foche grigie che vive in questo tratto di mare. Berck rimane in assoluto il posto migliore in Francia per ammirare questi splendidi mammiferi acquatici che nelle fasi di bassa marea si possono vedere in gran numero dormire o giocare sulle secche di sabbia. La possibilità di vedere le foche sulle secche di Berck dipende dagli orari delle maree, che si susseguono continuamente con un periodo di circa 12 ore e che hanno un'escursione anche di una decina di metri tra i picchi di bassa e alta marea. Ad agosto, quando siamo stati noi, la bassa marea era al mattino intorno alle 7 e alla sera intorno alle 19. Risaliti dalla spiaggia, davanti all'area di sosta si trova un allegro chiosco che espone il cartello Mules Frites. Sapendo che mules significa cozze, si potrebbe pensare che propongano le cozze fritte. Invece danno un tegame di cozze marinate accompagnate da un cartoccio di patate fritte. Così abbiamo deciso di sederci e farci un aperitivo. Però, dopo aver fatto un bel po' di fila, ci dicono che hanno finito le mules. E così ci accontentiamo di una porzione abbondante di patate fritte e del vino bianco. Restiamo con la voglia di cozze. Attraversiamo quindi l'area di sosta camper, che si trova proprio a ridosso della spiaggia delle foche, e così, anche se è piena e non c'è posto per noi, diamo uno sguardo a com'è strutturata. Il costo per la sosta è di 10 euro per 24 ore. Il carico dell'acqua potabile e lo scarico di grigie e nere è gratuito, anche se l'impianto del camper service è piuttosto rustico. Il fondo è di ghiaia e non ci sono colonnine per la corrente elettrica. Il mattino seguente non vediamo l'ora di tornare a vedere le foche e così ci incamminiamo verso la spiaggia per fotografarle con una luce migliore. Siamo lì intorno alle 9 e la marea è ancora molto bassa. Lo spettacolo è struggente e incredibile. Vedere le foche in libertà nel loro habitat naturale e non in cattività è un'emozione grandissima e bellissima. Si riesce a capire, osservando i loro musetti simpatici, come anche loro, che vivono con i loro ritmi e con le loro emozioni, siano curiose e vorrebbero sapere cosa ci fanno tutti quei bipedi pieni di tubi in mano sempre lì ad osservarle. Cioè, voglio dire, che quei pochi metri di mare che ci separano dalle secche dove sono spiaggiate le foche rappresentano il confine tra due mondi così diversi eppure così intimamente interconnessi e abitati da esseri disuguali che però vogliono conoscersi a vicenda.
Dopo le emozioni per l'incontro con le foche e per i giochi in spiaggia del nostro Davide, ci incamminiamo sulla passeggiata ciclopedonale sul lungomare che porta nel centro della città. Il centro è moderno, con palazzi alti e pieno di attrazioni, negozi, ristoranti e bar. A me ha fatto venire in mente la nostra Jesolo Mare. Ma vi immaginate cosa succederebbe da noi se a Jesolo ci fossero le foche? Ad un certo punto l'ora era quella giusta e così abbiamo pensato di dare soddisfazione alla voglia di mules che ci siamo portati dietro da ieri sera. Perciò entriamo nel primo ristorantino che aveva un tavolo libero. Non è stato facile trovarlo e ci siamo fatti una bella scorpacciata di cozze. Era il giorno di Ferragosto, che è anche la festa della Madonna Assunta. Per questo nel pomeriggio hanno organizzato una santa messa all'aperto, celebrata da sopra un carro, ed hanno addobbato le barche con i fiori. Ma la manifestazione più scenografica è stata quella degli enormi aquiloni fatti volare sulla spiaggia. Berck vanta una grande tradizione per gli aquiloni ed è proprio qui che ad aprile si tiene uno dei più grandi festival di aquiloni in tutto il mondo e regala per 9 giorni la vista di quegli oggetti volanti fantastici e meravigliosi. Nel frattempo la marea aveva raggiunto il suo picco massimo e gran parte della spiaggia dove questa mattina Davide aveva giocato adesso era completamente sommersa. Qui vediamo il mare ripreso dalla casetta del servizio di salvataggio. Le foche sono completamente scomparse ed il mare ha raggiunto le dune là in fondo. Adesso ripartiamo alla volta delle falesie di Le Treport, dove entreremo in Normandia. Però qui lasciamo una parte del nostro cuore. Continuate a seguirci nel prossimo video e iscrivetevi.